Bene, eccoci qua alle domande e risposte degli allievi del maestro Diego Rillo. Siccome non ho la velocità di linea per poter fare una live, hanno fatto un elenco delle domande che avrebbero voluto pormi e ora io rispondo. Cominciamo con Alma, 12 anni. Qual è il suo stile preferito e perché? Non ho uno stile preferito, tutto quello che coltivo, tutto quello che ho studiato e che ho riconosciuto di valore lo pratico. Continuo a tenerlo vivo con la pratica quotidiana. Come scuola però ho scelto degli stili, per non essere dispersivo, ho scelto di insegnare determinati stili, in particolare il Talan Chuan come stile esterno e il Taiji scuola Yang e Chen come stile interno. Ma è solo una scelta di scuola, è solo una scelta didattica. Amo quello che faccio, lo pratico da tanto tempo. Non è difficile praticare più stili quando si lavora sui principi. Thomas, di 12 anni. In questa quarantena, quale giovamento si può trarre? Già il fatto, Thomas, che ti poni la domanda, che da un disagio ci possa essere anche giovamento, è già la risposta. E in effetti è così. Innumerevoli giovamenti ci possono essere da momenti di prova, da momenti di difficoltà. Personalmente mi sto rendendo conto quanto tempo dedicare alla famiglia, quanto tempo dedicare ai figli e spero di imparare da questo momento difficile in modo da continuare anche quando le cose saranno normalizzate. Marco, vorrei sapere perché secondo lei, alcuni tengono il dito indice sulla guardia e continua, perché tradizionalmente si combatteva in Mapu o Kibadachi nel karate. Allora Marco, probabilmente ti riferisci alla spada, impugnata come se fosse una sciabola, oppure impugnata col dito indice libero. Ci dedicherò un video. La seconda parte della domanda, perché tradizionalmente si combatteva in Mapu o Kibadachi nel karate? Beh, non tutti gli stili. Per il karate non lo so, negli stili cinesi, nel wushu, Mapu è una posizione molto importante, come tutte le posizioni ha dei punti di forza e delle debolezze. Il fatto che fosse prediletta in molti stili ha il suo perché, basta però pensare quando le posizioni vengono usate naturalmente nella vita quotidiana per capire quali sono anche i loro scopi. Ad esempio Gunpu, posizione dell'arciere, è molto usata non solo nel tirare con l'arco, ma naturalmente anche ad esempio nello spingere una porta. Pubu, il peso dietro, il contrario di Kung Fu, è molto usata ad esempio quando tiriamo qualcosa. Quindi quando si deve scendere in basso tirando, ecco che, o schiacciando, ecco che Pubu ha il suo valore. Quando è che invece usiamo nella vita quotidiana Mapu? Ecco, qui c'è la risposta. Intanto lavoraci, Marco. Elena, io non ho ancora capito perché l'apertura nelle forme di Taiji si fa a sinistra. Non solo nelle forme di Taiji, anche in quasi tutti gli altri stili di arti marziali cinesi e anche in quelli di arti marziali giapponesi, probabilmente anche in quelli vietnamiti e coreani. La sinistra è lo in, è il rispetto, il silenzio, il femminile. È un'abitudine di partire a sinistra che risale anche alle antiche pratiche matriarcali, una cosa arcaica, molto interessante. Ad esempio nel saluto la luna che avvolge il sole, la luna avvolge anche nel carattere Min, splendore, la luna avvolge il sole. Si comincia a sinistra per rispetto allo in. Angelo, perché c'è stata la necessità nel Kung Fu di codificare forme di animali sia negli stili esterni che interni? Perché sono loro i maestri. Ricordo Zhou Songhua, quando con occhi un po' spiritati diceva: chi è il maestro? Sono io il maestro? Non sono io il maestro. Il maestro è stata la luna piena, il maestro sono i corsi d'acqua, il maestro sono i vortici del vento, il maestro è il serpente, la gru nel Tai Chi, eccetera. La natura, sia come forze, diciamo, essenziali, il vento, il tuono, il lago, il fuoco, l'acqua, il legno, sia come animali, sono i maestri. Da loro impariamo. Ed ha un aspetto profondo
essenziale che è dentro di noi, in quanto animali umani. Domenico. Spesso mi è capitato di incontrare persone che parlano del vero Kung Fu. Ho inteso che questo vero Kung Fu viene spesso associato ad una pratica universalmente comune. La mia domanda è: ha realmente senso cercare di dare un'etichetta a una pratica millenaria solo perché così si può giocare tutti con le stesse regole? Il lavoro di codificazione che è stato fatto sul Wushu è un lavoro che ha il suo valore. Come diffusione mi viene in mente il maestro Jia Fufeng. Scappò dalla Cina già negli anni 50, se ben ricordo, durante il periodo della rivoluzione. E lui era un praticante tradizionale di arti marziali, di Tai Chi. Però stimò molto, ad esempio, la 24 forme o altre forme codificate, perché diceva che senza questo lavoro il Tai Chi sarebbe rimasto comunque in un ambiente di nicchia. Quindi c'è un lavoro utile nella codificazione, ma non è il vero Kung Fu. Come non è neanche il vero Kung Fu lo stile che uno pratica, è soltanto lo stile che si sta praticando, lo stile che si sta perfezionando. Non è meglio, non è più vero di altre pratiche. Il vero Kung Fu è quello che facciamo con dedizione e onestà quotidianamente. Tra l'altro la parola Kung Fu significa lavoro magistrale, lavoro intenso, lavoro fatto bene. Il vero Kung Fu non è senz'altro uno stile, né moderno né antico, ma come lo si fa, come si pratica. Eros. Quale pratica è consigliata per innalzare il Qi e le difese immunitarie? Appunto, il Qi Gong, il movimento, l'attività del Qi. Ci sono moltissime pratiche. Sintetizzando, un lavoro sullo spirito, lo stato d'animo è importantissimo. È bene tenere alto lo spirito con ciò che amiamo, sviluppando anche la bellezza. Lo spirito ha bisogno di bellezza. Questo tiene alto lo Shen. Poi abbiamo il lavoro espressamente sul respiro, ricordarci del respiro profondo, nella meditazione, nelle pratiche per l'appunto di Qigong, che sono sostanzialmente da fare. Poi non dimenticarci del corpo, della parte più materiale. Se siamo chiusi in un appartamento, aprire la finestra in giornate in cui c'è il sole, lasciarsi inondare dal sole e respirare. Se è possibile camminare attorno a casa, farlo. Quindi oltre alle pratiche anche una vita che muove il Qi. Luca, c'è qualche esercizio tecnico o altro che può aiutare a muovere volontariamente e consapevolizzare la presenza del Qi nel corpo? Come si può capire e verificare che stiamo facendo la pratica corretta durante un esercizio energetico? Sintetizzando, non illudersi, non autosuggestionarsi, ma allo stesso tempo permettere l'ascolto. Il Qi si muove col pensiero. Guardare la mano, il centro del palmo della mano, dopo un poco scalda la mano. C'è proprio fisicamente un aumento della circolazione. Con la meditazione non ci si raffredda, con la meditazione ci si scalda, c'è fisicamente un aumento della circolazione del sangue e quindi del Qi. Nella medicina tradizionale cinese Qi e sangue vanno insieme. Non suggestionarsi inutilmente, non sognare, ma allo stesso tempo ascoltare quello che effettivamente accade. Daniela. La differenza tra il non fare, il non agire, essere passivi ed essere in risonanza con ciò che ci circonda, cose o esseri umani. Hai già risposto a questa differenza. Se sono semplicemente passivo, se sono inerte, non sono in risonanza col mio interno e con l'ambiente esterno, con le altre persone e con la madre terra. Quando sono in risonanza, anche se sono immobile, comunico. È un fare senza fare. Un Wei Wu Wei. Il fare senza fare agisce e si sa fermare. Il non fare, la pigrizia, la resa invece non agisce e quindi è ferma. C'è molta differenza. Un'azione che non trattiene, un fare le cose senza tenerle dentro, è fare senza fare. Wei Wu Wei. Al contrario, non agire. Pensare che non facendo ci preserviamo invece è semplicemente inattività. Martina, posto che ultimamente la maggior parte delle persone definite occidentali, pur avendo stabilità economica, educativa e lavorativa, non possono dire di averne altrettanta a livello mentale, vorrei sapere quale potrebbe essere, secondo lei, l'anello di congiunzione, cioè il concetto chiave, che possa avvicinare la mentalità razionale occidentale a quella orientale definita più spirituale. Discorso lungo,
Ti parlo solo di un equivoco. Siamo noi, gli occidentali, i sognatori, e gli orientali sono terra-terra. Ci rimarrai male. Ci sono rimasto male anch'io. Quando a 20 anni cercavo le persone che si staccavano da terra, che volavano, che avevano poteri extrasensoriali, quando invece una di queste persone, che io credevo un saggio illuminato, e probabilmente lo era, mi fece notare che i sognatori siamo noi. Siamo noi che sognavamo di volare con grande sacrificio. Siamo riusciti in grande sacrificio perché sono morte delle persone sperimentando i vari tipi di ala degli aerei. Ci siamo riusciti. Dopo la tecnologia è passata anche in Oriente. Tutti gli uomini desideravano di andare sulla Luna, soprattutto i cinesi e i giapponesi, ma noi lo abbiamo fatto. Siamo dei sognatori che realizzano i sogni. Gli orientali hanno una forte cultura spirituale, come anche gli occidentali, ma molto legata alla materia. Senti freddo? Pensa a un punto rosso all'altezza dell'ombelico. Una forma di praticità di ciò che accade chiudendo gli occhi. Gli occidentali hanno una forma di praticità in ciò che accade all'esterno. Oggi in Oriente, soprattutto in Cina, va molto di moda la psicoterapia, anche la psicoanalisi, come è stata negli anni 60-70 negli Stati Uniti, con la caduta o il disinteresse per la loro cultura tradizionale buddista e taoista, che aveva molte risposte per quanto riguarda l'interiorità. Oggi il mondo si sta unendo. L'Occidente può prendere il meglio dell'Oriente e l'Oriente può prendere il meglio dell'Occidente. Giorgia, come affrontare l'epidemia secondo la medicina cinese? Un pensiero curativo prima di addormentarsi è il momento in cui sale l'ansia. La medicina cinese non è generica, è sulla persona. Come affrontare l'epidemia? Esistono vari approcci. Quello che è stato usato, ad esempio, è il Patuancin. Il Patuancin è fatto negli ospedali, fatto sia dai medici che dai malati nella recente epidemia in Cina. Poi alcune minestre medicate, minestre con una forte base erboristica specifiche, e alcune prescrizioni erboristiche tradizionali. Purtroppo non si possono applicare in Occidente, in particolare non si possono applicare in Italia perché l'importazione di queste erbe è vietata. La pratica per alzare le difese immunitarie di trattare alcuni punti, scaldandoli ad esempio, fra le cose reperibili da noi, diciamo, sono il reishi, che è un fungo che alza il reishi lynch, splendore dello spirito, il Cordyceps sinensis, un altro fungo terapeutico molto interessante, utile in questo momento, tonificante del rene, e la vitamina D, perché stando chiusi in casa per tempi lunghi, prolungati, la vitamina del sole, integrarla senz'altro può essere utile, più di altre vitamine in questo momento. Un pensiero curativo prima di addormentarsi. Dovrei conoscerti di persona per dare una risposta su misura. Un vestito utile per te, non un vestito forzato. Qualcosa di generico? Ringraziare. Ringraziare proprio per il fatto di esserci nel momento della sera, di essere nel momento in cui ci si sta per addormentarsi. Non è così scontato. La vita è un mistero, la vita è una meraviglia. Gianfranco, che cosa possiamo fare per convincere il maestro Dante a venire da noi per dei corsi di medicina tradizionale? Può un automassaggio alle tempie, alla fronte e alla testa aver smosso un po' la sinusite? E come ci si può autocurare? Come possiamo convincere? Non è questione di convincere, è questione di tempo, è questione di possibilità. Adesso poi possiamo vederci solo a distanza. Quando sarà possibile rincontrarci di nuovo fisicamente, lo faremo. Che un trattamento corretto possa recare danno? No, non è. Il massaggio cinese, generalmente i trattamenti non hanno una struttura omeopatica che prima devono aumentare il sintomo per poi portare a una cura. Esistono, ma direi che genericamente no. Ci si può autocurare tantissimo con tante pratiche. La moxa si può fare da soli. Esistono pratiche che sono accessibilissime a livello familiare. Rosa, che alimentazione prevede la medicina tradizionale cinese per rimanere in salute? Non una particolare alimentazione, ma la giusta alimentazione per lo squilibrio della persona.
Nel caso mio, che posso avere uno squilibrio di crollo di C della milza, come può essere definito, ecco che è importante che gli alimenti siano sempre cotti, anche in estate, mangiare soprattutto cose cotte, cereali integrali, ma questa non è l'alimentazione corretta per tutti. Al contrario, ci sono persone che anche in inverno, per trovare un equilibrio, per mantenere un equilibrio, potrebbero mangiare cose crude. Quindi non si tratta di crudismo, di macrobiotica, di dieta paleolitica, ma di ciò che è giusto per la persona, ciò che lo riporta all'armonia. Diego, che cosa vuol dire ai giorni nostri, nel 2020, essere un uomo nobile, Junzi o Renzi per Confucio? Quali valori dovrebbe avere e quali capacità affinare? E a cosa potrebbe essere utile? Diego è un collega, è un maestro di arti marziali. Domanda che potrebbe richiedere tante parole per rispondere. La sintetizzo in un detto: educa con le arti letterarie e unisci con le arti marziali. Unire con le arti marziali lo facciamo, è una delle nostre principali funzioni di insegnanti, di maestri di arti marziali. La palestra, lo studio, l'equipe quando si fanno delle gare, l'attività agonistica, sono tutte attività aggreganti, di unione. Passare del tempo insieme, fare delle trasferte insieme, come è la funzione di unione delle arti marziali. Poi c'è l'educazione con le arti letterarie, questo è interessante, perché molti di noi non hanno questa formazione. Abbiamo il dovere di essere anche degli educatori umani, delle qualità migliori dell'uomo. E qui la storia, la letteratura, gli aneddoti di cui è ricca la tradizione che noi insegniamo è molto utile e non è relegata a 2000 anni fa o a 1000 anni fa, è utile ancora oggi, in ogni momento. Le storie del buddismo e del taoismo, gli insegnamenti che stanno alla base della nostra arte, sono utili anche all'uomo moderno oggi. Alla prossima.